Ciao a tutti da Paolo e bentornati sul canale Cibo Dentro. Oggi una pasta colorata e saporita al profumo d'estate, i maccheroni ai peperoni. Posizionate una leccarda con un foglio di carta nella parte bassa del forno per raccogliere i succhi del peperone in cottura e sopra di essa una griglia con sopra i peperoni. Cuocete in forno ventilato a 200 gradi fino a quando non diventano bruciati esternamente, ci vorrà circa una mezz'ora. Poi toglieteli dal forno e lasciateli raffreddare in una ciotola coperti da pellicola per intrappolare il vapore che continuerà a svilupparsi, facilitando poi il distacco della pelle. Quando i peperoni si saranno raffreddati, potete eliminare tutta la pelle che verrà via molto facilmente. Dividete quindi il peperone in fette intere e con le dita eliminate i semini al suo interno. Io d'estate me li preparo spesso e li tengo in frigorifero spellati in un contenitore coperto. Durano parecchio, soprattutto se li coprite d'olio, magari aromatizzati con dell'aglio e volendo con qualche filetto di acciuga. Comunque, ora potete cominciare a preparare il sugo vero e proprio. Affettate una mezza cipolla a fettine e metteteli in una padella abbastanza larga da poter contenere poi sugo e pasta. Bagnate con l'olio e iniziate a far soffriggere. Tritate poi uno spicchio d'aglio con un ciuffetto di rosmarino fresco o secco. Tritandolo finemente aromatizzerete il sugo evitando fastidiosi aghi in giro per il piatto. Aggiungete il trito aromatico al soffritto e date una mescolata per non fare attaccare al fondo. I peperoni cotti al forno non saranno delle bistecche perfette e omogenee. Cercate di pararle dalle parti sfilacciate e rovinate, isolando il cuore dalla fetta e tenendo un attimo da parte i ritagli. Tagliate il centro a strisce di un paio di centimetri e da queste ricavate dei cubetti tagliandole nuovamente. Questi cubi di peperoni gialli e rossi metteteli un secondo da parte e tritate gli scarti abbastanza sottilmente in modo da aiutarli a sciogliersi poi nel sugo. Versate il trito di peperoni nel soffritto in padella e fatelo andare assieme alla cipolla e agli aromi per iniziare a sciogliersi e formare quasi una crema di peperone. Quando ha soffritto un paio di minuti, aggiungete mezzo bicchiere di vino secco, date una bella mescolata per distribuire gli ingredienti in padella e lasciate evaporare la parte alcolica del vino. Approfittate di questa fase per schiacciare eventuali pezzi di peperone troppo grossi che fanno fatica a sfaldarsi nella salsa. Quando il vino è evaporato, aggiungete 3 o 4 cucchiaiate di pomodoro in passata o a pezzettoni, regolati di sale e di pepe e mescolate per mischiare al resto degli ingredienti che stanno soffriggendo. Mettete la fiamma al minimo e lasciate cuocere fino a quando la salsa non sia ritirata trasformandosi in una crema di peperoni aromatica. Ci vorranno circa 10-15 minuti. A questo punto aggiungete la parte visivamente più accattivante del peperone che vi eravate tagliati a cubetti. Mescolatela al resto degli ingredienti in padella e spegnete pure il fuoco, tanto sono già stati cotti e non voglio che si perdano nel sugo rompendosi e sfaldandosi troppo. Portate dunque sul fuoco una pentola con l'acqua per fare cuocere la pasta, accendete e portate a bollore con il coperchio. Mentre l'acqua della pasta si scalda, approfittatene per preparare la parte carnosa del ragù, un trito grossolano di olive nere cotte al forno e private del nocciolo. Quando l'acqua bolle, aggiungete una manciata di sale e la pasta. Io con questo tipo di sugo, soprattutto vista la presenza dei pezzettoni di peperone, preferisco la pasta corta, in particolare i tortiglioni. Fateli cuocere al dente, poi scolateli senza tenere da parte la solita tazza di acqua di cottura. Questo è un sugo scivoloso e unto e troppi amidi rovinerebbero questo effetto. Mescolate dunque accuratamente il sugo di peperone alla pasta e aggiungete una spruzzata di olio extravergine di oliva e le olive nere che vi eravate preparati prima. Girate i tortiglioni ungendoli bene e decorate con delle foglie di basilico che, oltre a colorare allegramente il piatto, lo rinfrescheranno dando una bella nota balsamica che accentuerà i sapori. Portate in tavola e servite. Io con l'assaggio finale di questa pasta colorata ed estiva, come ogni giovedì vi saluto, vi auguro buon divertimento con questa preparazione e buon appetito e vi aspetto giovedì prossimo, sempre dalle 11 del mattino qui su Cibo Dentro. Ciao!